plausibili soluzioni, un biblico quesito, mistica, hegeliana, fatalità, plausibili soluzioni, un biblico quesito, mistica, hegeliana, fatalità, luterana. Destino insulso persino sul letto d'un abito bianco. Quindi anche tu un personaggio duplice, assolutamente. Un po' come Tulipania. Tulipania e Cabiria sono due personaggi che hanno due identità. Essendo loro in due, quindi ci sono 4 identità in 2 attrici. Il che è, chiaramente è per risparmiare sui costi di produzione. Prima di lasciarvi però vorrei ricordare una persona che non è più, che è mancata, che è morta, alla quale vorrei dedicare veramente questo film. È morta e la morte è un argomento tragico dopo un film che è tragico e frivolo contemporaneamente. Comunque veramente una prece per un uomo che non solo è morto persino 7 volte. E quindi Lutz, dove cazzo sei? Buonasera caro. Ovviamente ci eravamo messi d'accordo su questa ignobile farsa perché lui voleva entrare per ultimo e fingere voleva fingere di non esserci, e a questo punto io non ho neanche bisogno di fargli domande in quanto lui è il Deus ex machina. Pino Farinotti, autore del Farinotti, è un grande critico a cui è piaciuto solo un film, Il Cavaliere della Valle Solitaria, quindi non so come reagirà, come abbia reagito questo. Il regista è un superdotato sull'immagine, superdotato, sei bravissimo, un'estetica strepitosa. Proprio un'estetica strepitosa. Ma mi spiegate la differenza, cioè tra voi due? Di chi è il film di più? Di chi è il film? È più suo. Nel senso che io ho realizzato le immagini e tutto quanto, però sulla sceneggiatura, sul fatto che tutte le musiche fossero scritte da lui, quindi diciamo ho seguito, io ho messo le immagini 40-60? Diciamo che io ho messo proprio io farei 90-10, nel senso che io ho fatto le immagini con il mio gusto estetico, però poi alla fine c'era la scrittura che è tutta sua, la musica che era molto importante, tutta sua, poi anche in fase di montaggio, diciamo che insomma, no, magari non 90-10, però insomma. Allora, a questo proposito volevo chiedere un pensiero, una specie di, diciamo, chiave di lettura diretta, un pensiero fulminante da parte dell'autore del film, almeno il maggioritario, che a quanto capito è Lotz. Quindi una cosa fulminante che passa attraverso il film e ci arriva dentro di noi, che viene direttamente da te. Eterno ritorno, sì, è un film, però non è quella la chiave di lettura che prediligo. La chiave di lettura che prediligo è l'amore, semplicemente. Tutto il resto ci gira intorno, può essere interessante, meno interessante, può essere una valida chiave di lettura, ma quella che mi è più cara è quella. Quindi se volevi una parola, proprio se volevi che fossi stringato, dico una parola di 5 lettere, amore.